Sono Gennaro Esposito, chef del ristorante La Torre del Saracino. L'impasto è sicuramente il gesto che tutti quelli che guardano la cucina amano un giorno fare. Cioè proprio quel movimento, quel rapporto intimo, personale con la materia, con le cose che si trasformano. Quindi il primo movimento, quello che viene più spontaneo, più anche divertito, più appassionato, è l'impasto. Anche lì chiaramente ci sono dei gesti che vanno organizzati bene, vanno conosciuti bene, questa è la verità. Quindi l'impasto è una tecnica che nasconde tanti misteri, tante sapienze e quindi è molto molto affascinante. È un mondo. Noi per questo impasto utilizziamo una farina bella di Nervo, la rossa di Caputo, e praticamente quello che vogliamo realizzare è una fettuccia, vedete, fatta solo con acqua e farina, quindi forse il più semplice degli impasti. Beppe che con me mi dà una mano e cominciamo a impastare. Beppe, diciamo pure le dosi, io metto anche un pizzico di sale, ecco qua. Qui abbiamo 250 g di farina e 170 g di acqua e, come avete visto, un pizzico di sale. L'impasto praticamente deve assumere questa elasticità e questa compattezza, questa consistenza. Impastiamo in una pentolina, normalmente se gli impasti sono più grandi usiamo un'impastatrice. Quello che è importante è lasciarlo riposare almeno 2-3 ore e poi lo tiriamo sottile o col matterello oppure se avete una tirapasta, tanto meglio. Invece prepariamo tutti gli altri ingredienti. Qui abbiamo dei pomodorini, anche qui mettiamo, ecco qua, un pizzico di sale, origano, abbiamo anche delle foglioline di origano fresco, anche un po' di basilico, un pochino d'olio extravergine e poi mettiamo una spolveratina di pane grattugiato e andiamo in forno 200 gradi 4 minuti. Allora, in una padella antiaderente, giusto unta di olio, cominciamo invece a rosolare il polpo. Abbiamo un polpo verace, appena, cioè, giusto bollito, dove qui aggiungiamo un pizzico di sale. Qui invece abbiamo aglio e un po' di peperoncino, appena imbionditi, li togliamo, aggiungiamo un po' di prezzemolo, timo e un po' di basilico e un po' di brodo di pesce. Togliamo subito le erbette e aggiungiamo il polpo affogato. Poi qui abbiamo dei fagioli che abbiamo cotto semplicemente in acqua, bolliti. Mettiamo un po' di acqua dei fagioli qui in modo da insaporire già il sughetto. Adesso giriamo il polpo, lo lasciamo rosolare il tempo adesso di cuocere la pasta. L'acqua bollente salata e caliamo le nostre fettucce. Giriamo piano piano, è una pasta comunque abbastanza delicata. Non dobbiamo lavorare con uno spessore troppo sottile, ma lasciarla un attimino più spessa. Ecco, scoliamo bene. Allora, abbiamo già preparato una salsa di fagioli, che praticamente è una zuppa di fagioli, un po' di sedano, carota e cipolla, e belli rappassiti, rosolati per bene. Mettiamo i fagioli che abbiamo lessato in precedenza, facciamo cuocere 10 minuti e poi otteniamo questa zuppa passandola
al mixer e poi allo chinois. Questo per avere sempre la distinzione dei sapori, non vogliamo mischiare tutto in modo da creare confusione, ma lasciare sempre la possibilità di cercare l'abbinamento nel modo giusto e nel modo da valorizzare tutti gli ingredienti. E aggiungiamo giusto un cucchiaio di fagioli, anche per dare un gioco di consistenza. Adesso aggiungiamo giusto una spolveratina di pepe nero, e andiamo all'impiattamento. I pomodorini sono belli croccanti e saporiti, polpo lo stesso, la pasta si è mantenuta bella compatta, ma nello stesso tempo ha questa piacevole masticabilità, una bella consistenza. Abbiamo messo della salsa di fagioli al centro, perché comunque abbiamo dei bei sapori qui e quindi un senso di cremosità al piatto secondo me lo rende più raffinato, più elegante e allo stesso tempo, ripeto, permette di apprezzare tutti gli ingredienti. Mettiamo il pezzetto di polpo croccante e i pomodorini che danno una piacevole freschezza, un tocco di acidità e comunque tanto un po' croccanti, un po' saporiti. Una fogliolina di origano fresco e il nostro piatto è pronto.